saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo il nuovo disco di una band black metal nostrana che rispetto all'esordio di quasi un decennio fa mostra notevoli passi in avanti. Buono, onesto, godibile. Con questi tre aggettivi avevamo riassunto la nostra impressione di Masquerade, primo album sulla lunga distanza dell'omonima misteriosa band nata a Milano nel 2010. Uscito a settembre 2017, avevamo apprezzato il suo fascino antico, limitato però da una natura un po' acerba e altalenante. Nella stessa recensione ci auguravamo che il gruppo potesse maturare e migliorare in futuro. Per scoprire se ne sarebbe stato in grado, abbiamo dovuto aspettare quasi 9 anni. Lo scorso 31 gennaio, tuttavia, i Masquerade ci hanno risposto in maniera molto positiva con Ars Aurea Mortis. L'immaginario concentrato sull'occultismo insito nel carnevale di Venezia medievale è rimasto lo stesso, specie nelle liriche. Stavolta si concentrano su rituali esoterici e alchemici. Al centro c'è il dialogo tra un iniziato e una maschera veneziana. Del resto, la parola maschera deriva proprio dall'arabo mascarat. A sostenere questo concept c'è un black metal che si è un po' evoluto in senso atmosferico, ma per il resto ha conservato la sua personalità, fatta di venature melodiche innestate su un suono ligio ai classici canoni norvegesi, ma non per questo banale, anzi. I Masquerade si dimostrano abili nel riuscire a renderlo interessante e mai noioso, grazie a diversi fattori vincenti. In primis c'è il fascino del cantato, tutto in italiano, se si eccettuano alcuni passaggi in latino o in qualche altra lingua arcana. Peraltro, lo scream di Harlequin, uno dei 4 membri senza volto, rappresentati solo da nomi di battaglia, è aspro ed echeggiato, ma nonostante ciò risulta quasi sempre intellegibile. Il punto di forza principale di Ars Aurea Mortis è però la maturità raggiunta dai milanesi. Si sente che in tutto questo tempo non hanno oziato, ma lavorato per migliorare. Il loro songwriting, una volta ondivago, oggi è più focalizzato ed impatto. Consente ai Masquerade di prendere gli stilemi più tipici del black classico, come di quello atmosferico primigenio, e di rileggerli in maniera personale, mai stantia o banale, specie in ambito di riff e di atmosfere. I primi sono spesso ossessivi e riescono a dare un paio di marce in più alle seconde. Da queste premesse ne risulta un disco senza cadute di stile e con tanta sostanza, già a partire dalla opener Remida. Meno atmosferica della media, per lunghi tratti si rivela aggressiva e opprimente per oscurità, con una melodia dissonante di base, i frequenti blast beat di Tyrons e le parole evocative di Harlequin. È tutto molto efficace, ma il picco si raggiunge nella parte centrale. Si affievolisce in una norma quasi folk per poi partire in un assalto feroce ma al tempo stesso catturante, con la sua ossessiva ripetizione. Nel complesso è un gioiellino, il punto alto di Ars Aurea Mortis con Citrinitas, lunga cavalcata spesso ipnotica, nel suo martellare tagliente, ma con l'aggiunta di passaggi quasi sognanti, seppur sempre in senso cupo. C'è anche spazio per qualche momento meno espanso, dritto al punto, e per una frazione centrale ombrosa ma calma. Sono variazioni ben integrate in un brano costruito con grande maestria. Il bello del disco però non finisce qui. Per esempio, Nigredo è persino più cupa della media col suo riff ossessivo, a tratti scandito in una maniera black tradizionale, altrove più lento e con un piglio doom. Degna di nota è anche la parte centrale, fluttuante e sulfurea. Infine, tra i pezzi che spiccano va citata anche Rubedo. Nervosa e allucinata, più diretta della media del disco, colpisce con tutta la forza selvaggia e malevola che il black metal dovrebbe sempre avere. C'è da dire anche a questo punto che forse il disco un difetto ce l'ha. Al di là di intro e outro, i pezzi effettivi sono solo 6, ma essendo anche i meno in vista almeno validi e con giusto qualche vago momento morto, questa inconsistenza non incide troppo su Ars Aurea Mortis, che anche così è solido e ottimo. Per i Masquerade rappresenta un bel balzo in avanti rispetto all'esordio e li proietta come una realtà, forse non da urlo, ma importante e valida nel panorama black metal italiano. Anche per questo, se ti piace il genere nella sua accezione primigenia o in quella atmosferica più cupa e ossessiva, un ascolto è più che consigliato. Voto di Heavy Metal Heaven 86 su 100. Per oggi è tutto. Abbiamo acceso il tuo interesse verso i milanesi? Faccelo sapere nei commenti oltre a mettere like e condividere. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine ti invitiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito trovi i nostri link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.